Ciao e bentornato sul canale di Tutto Irrigazione. Sono Federico e dopo aver capito l'importanza di conoscere il nostro giardino, il terreno e la nostra acqua, oggi parliamo di uno degli argomenti più richiesti. Quali sono i migliori irrigatori per il tuo prato? E in particolare la grande domanda: meglio gli irrigatori statici o quelli dinamici? Se hai un prato piccolo o di medie dimensioni, questo video farà chiarezza e ti aiuterà a fare una prima importante scelta. Vediamoli da vicino. Gli irrigatori statici, a volte chiamati spray, sono questi. Come dice il nome, emettono un getto d'acqua fissa a ventaglio nebulizzandolo. È la testina che si monta sopra a determinare la forma e la distanza del getto. Quando usarli? Sono perfetti per aree di prato più piccole, zone strette e lunghe, come le strisce d'erba tra i marciapiedi, giardini con forme irregolari dove un getto potente andrebbe a bagnare muri e vialetti. Generalmente hanno una gittata che non supera i 5 metri e la loro miglior pressione di esercizio è intorno alle 2 bar. Passiamo ora agli irrigatori dinamici o a turbina. Eccoli qui, la differenza è subito evidente. Questi si muovono, emettono un singolo getto d'acqua che ruota, comprendo un arco regolabile da pochi gradi fino a un cerchio completo. Quando sono la scelta giusta? Sono i campioni per prati di dimensioni medio-grandi, adatto ad aree dove serve una gittata maggiore, anche tra i 7 e i 13 metri per i modelli residenziali, e lavorano a una pressione ottimale tra i 3 e i 3,5 bar sotto l'irrigatore. Spesso distribuiscono l'acqua in modo più uniforme su lunghe distanze. Passiamo ora agli altri irrigatori, i mini dinamici. Sono sempre della famiglia dei dinamici a turbina. Eccoli qui. Emettono un singolo getto d'acqua che ruota comprendo un arco regolabile, da pochi gradi fino a un cerchio completo anche loro. Quando sono la scelta giusta? Sono i campioni per prati di dimensioni medio-piccole, adatto ad aree dove serve una gittata tra i 4 e i 9 metri e lavorano a una pressione ottimale tra i 2 e i 2,5 bar. Passiamo ora agli irrigatori rotator, sempre a turbina dinamici, ma con un ugello multiraggio. Eccoli qui. La differenza è subito evidente. Sono degli ugelli che si montano sul corpo di un irrigatore statico, sono dei rotanti e la loro forza sta nel bassissimo consumo. Comprendono un arco regolabile da pochi gradi ad angoli speciali fino a cerchio completo. Quando sono la scelta giusta? Sono i campioni per prati di dimensioni medio-piccole, adatto ad aree dove serve una gittata tra i 4 e i 7 metri per i modelli residenziali e lavorano a una pressione ottimale dai 2,5 ai 3 bar sotto l'irrigatore. Quindi, ricapitolando in modo molto semplice: statici per aree più piccole, dettagli e forme complesse, dinamici per aree più ampie e quando serve più gittata, mini dinamici per aree medio-piccole e si ha poca pressione, e rotator per piccole e medie aree e sono a basso consumo, ma come tallone d'Achille richiedono quest'ultimi una pressione che varia dai 2,5 ai 3 bar per funzionare correttamente. Sembra facile, vero? Ma attenzione, scegliere il tipo di irrigatore è solo il primo passo. La vera sfida, e dove si fanno spesso gli errori più costosi, è capire quale specifico modello e di che marca, perché ogni marca ha le sue caratteristiche. Come posizionarli correttamente per avere una copertura uniforme, senza zone secche o allagate? Come regolare l'arco e la gittata in modo ottimale? È fondamentale come non mischiare i tipi di irrigatore con ritmi di erogazione d'acqua troppo diversi sulla stessa linea. Ne parleremo in un video dedicato agli errori. Tutta questa parte più tecnica, ma essenziale, la scelta degli ugelli, il calcolo della spaziatura, l'equilibrio idraulico delle zone, l'evitare gli errori comuni, è esattamente ciò che approfondiremo nel dettaglio nel mio corso Irrigazione da giardino, dai primi passi al progetto perfetto. Lì imparerai non solo a scegliere tra statico e dinamico, ma a integrare ogni irrigatore in una
sistema che funzioni alla perfezione per le esigenze specifiche del tuo prato, e ti guido anche a capire quale marca o modello potrebbe fare più al caso tuo tra le tante disponibili sul mercato. Quindi per oggi spero di aver fatto un po' di chiarezza sulla differenza base tra statici, dinamici, mini dinamici e rotator. Inizia a osservare il tuo prato: è piccolo e frammentato o ampio e regolare? Questo ti darà già un'idea. Se questo video ti è stato d'aiuto, non dimenticare il like e di iscriverti al canale per i prossimi consigli. E se sei pronto a fare il salto di qualità e imparare a selezionare, posizionare e regolare ogni irrigatore come un vero esperto, il link al corso Irrigazione da giardino, dalle basi al progetto perfetto, è qui sotto in descrizione. Trasforma il tuo prato con queste informazioni. Ciao!